Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a vedere velocemente le news più importanti di Warzone 2 in merito alla Season 3 che uscirà domani. Iniziamo subito dall'ultimo trailer ufficiale. Alcune cose sono già state spoilerate nel video, ma c'è molto altro. Per prima cosa verrà introdotta la modalità ritorno anche su Al-Mazrah, quindi non più solo su Ashika. Non abbiamo altre informazioni in merito, ma in linea teorica non dovrebbero esserci cambiamenti alla modalità. La seconda news è che farà ritorno Malloppo, proprio come su Warzone 1, quindi vince il team che ha più soldi a fine partita, anche se in tutta onestà quella modalità veniva giocata solo per livellare le armi. La terza novità è che sempre come su Ashika arriveranno anche su Al-Mazrah i droni di rischieramento. Il sistema sarà identico, quindi potranno essere distrutti, ricostruiti a pagamento e si sposteranno in automatico di safe in safe. Come quarta news faranno ritorno sempre da Warzone 1 le piastre temperate, che semplicemente era quel perk che ti trasformava le piastre da viola a gialle e da 3 a 2, così era più veloce tornare full HP tra un fight e l'altro. Diciamo un perk che si sposa alla grande con la modalità ritorno di Ashika. La quinta novità, nonché una tra le due più importanti, e la seconda la vedremo verso fine video, è che finalmente, come vi avevo preannunciato negli scorsi video sulle news, verranno introdotti le ranked su Warzone 2. Quello che sappiamo ad oggi è che verranno giocate solo in terzetti e che non le vedremo prima della mid-season, quindi diciamo in prossimità o in concomitanza della Season 3 Reloaded. Come sesta news abbiamo l'ingresso in scena, direttamente dalla campagna single player, di ben due nuovi personaggi, Alejandro e Valeria. Non aggiungo altro qui per evitare di spoilerare qualcosa a coloro che vogliono giocare la campagna. La settima novità invece è tutta incentrata sulle armi, infatti farà ritorno uno sniper storico della saga, praticamente amato da tutti, l'Intervention, che qui si chiamerà FJX Imperium, e il Cronen Squall, un nuovo fucile da battaglia che, a detta della descrizione, ha un danno eccezionale sulle lunghe distanze. In più, quello che sappiamo ad oggi è che nella Season 3 Reloaded, quindi nella mid-season, verranno introdotte due nuove pistole, una altamente customizzabile con un altissimo ratio di fuoco e l'altra caratterizzata da un alto calibro ma modificata per essere una pistola automatica invece che semi-auto. Passiamo ora all'ottava e ultima novità che, come la quinta, è a mani basse la più importante. Il Ricochet, cioè l'anti-cheat, verrà aggiornato. Per prima cosa, quando qualcuno verrà bannato, lo sarà per l'intera saga dei titoli di COD e non solo per il gioco in questione. Il secondo step è che se qualcuno si fa carriare il ranked da un cheater per raggiungere gli elo più alti, il cheater verrà bannato, è ok. Invece al tizio carriato verranno tolti tutti i punti acquisiti nelle partite giocate in team con lui. Il terzo step è che verranno aggiunti i replay delle partite completate, così che quando l'anti-cheat è in dubbio, se bannare o non bannare qualcuno, il team Ricochet può attingere a quei replay e vedere con i propri occhi se il o i tizi in questione sono puliti o meno. Il quarto step è il più importante in assoluto. Finalmente il Ricochet riuscirà a rilevare chi usa i dispositivi hardware esterni, tipo Xim o Cronus. Quindi, ciao ciao ai vari no recoil e sticky aim. Inizialmente gli utilizzatori di questi dispositivi avranno questo genere di notifica che li invita a scollegare i dispositivi esterni, e se invece continuano con l'utilizzo, il ban sarà inevitabile. Ora arriviamo al quinto step, cioè le trollate da parte del Ricochet. In pratica l'anti-cheat prima di bannare i cheater si prende del tempo per trollarli un po', con tre tecniche, il cloaking, il disarm e il damage shield. Vi mostro dei piccoli esempi. Questo è il cloaking, in pratica quando il cheater inizia a sparare ad un player legit, il legit diventa completamente invisibile. Questo, invece, è il disarm. In pratica se il cheater spara al legit, il cheater perde l'arma e niente, può solo guardarvi. Infine questo è il damage shield. In pratica i legit player sono equipaggiati di uno scudo che annulla completamente i danni subiti dai cheater. Ora vi rubo solo un attimo per dirvi che se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella. Per voi è completamente gratuito, ma per il mio canale è di vitale importanza. Vi lascio ora alle ultime fasi di questa win, a me non resta altro che salutarvi. Al prossimo video, ciao 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 ciao!
sì, è sopra di noi. No, ma stunnato, porca... Nato, Dio. Meno di 10 alla fine, continua a combattere. Supporto di mortaio. Che ti vado in acqua. Via. Via. Uno in acqua, uno l'ho hittato col mortaio. Io sto guardando l'acqua, Uno l'ho fatto qua dietro. Ce n'è un altro, l'ho craccato. Ho visto quello in acqua. Nuova zona sicura. No, bombardamento, Pino. Sì, lo vedo, è qui. Vicino. Ultimi 5. Forza. Uno a terra. Fatto anche l'altro. Pino, siamo 2 versus 1. Uso il battito. È verso di te, sotto di te. Zona sicura. Ciao, stupido. Andiamo. Andiamo, cazzo. Che partita. Bella, bella, bella.